Benvenuti sul canale di Shogi.cloud. In questo video osserveremo il funzionamento dell'applicazione per cellulare e per tablet PioShogi. PioShogi è un'applicazione estremamente interessante e versatile. Consente di giocare contro un engine incorporato nell'applicazione stessa, ma anche, in assenza di un set di gioco fisico, di giocare contro un avversario umano. Tra le numerose funzioni possiamo trovare anche l'analisi delle partite. È possibile svolgere esercizi e mantenere un archivio dei Kifu delle proprie partite. In questo video osserveremo le principali funzioni dell'applicazione. La prima schermata riporta i principali comandi per accedere alle numerose sezioni dell'applicazione. All'avvio dell'applicazione è possibile che appaia una schermata con gli aggiornamenti appena installati. Prima di cominciare è importante impostare l'applicazione. Questa versione è per iPhone, iPad e quindi ammette l'inglese. Per Android pare non essere abilitata la traduzione dal giapponese. L'icona a forma di ruota dentata dà un accesso alla configurazione. Potete impostare i suoni, la grafica dei pezzi e altri aspetti del gioco, ma anche funzioni più importanti come il livello per suggerimenti e l'analisi post partita. Un aspetto non trascurabile è il livello di resistenza dell'engine alla resa. È possibile impostare una resistenza tenace, standard o facile. In base alla scelta, l'engine ammetterà la sconfitta solo dopo lo scaccomatto, oppure si fermerà prima, non appena dovesse accorgersi dell'ineluttabilità della sconfitta. Più in là, con il gioco, potrete trovare utile la sezione Game Results, con le partite giocate e sempre archiviate, e le varie statistiche, compresi gli stili di gioco adottati. Passiamo ora alle schermate di gioco con il pulsante Game Start. Potete scegliere se giocare player contro engine, osservare engine contro engine, oppure giocare player contro player. L'engine può essere impostata a partire dal livello 1, paragonabile a un 15Q umano. Si possono impostare i tempi della partita, il sorteggio, l'uso del rating o dell'amichevole, l'handicap e, in caso di rating, si può da subito preventivare il guadagno o la perdita di punti. Ciò si vede nell'ultima riga, con le variazioni accostate a stelline e a una lacrima o goccia. Ovviamente, le variazioni sono proporzionate alla differenza di rating tra player e engine. Il pulcino giallo è il player, mentre l'engine cambia colore con il livello. Ricordo che black indica il sente e white il gote, ma l'eventuale sorteggio cambia l'impostazione iniziale della schermata. Per allenarsi è possibile imporre all'engine specifiche aperture o castelli. Alla prima schermata di gioco il player sarà in basso, a prescindere dall'essere sente o gote. A sinistra si possono osservare i dati propri e dell'avversario, mentre a destra appaiono i tempi utilizzati. I bottoni black e white evidenziano il turno di gioco. Durante la partita è possibile chiedere un suggerimento oppure ritirare la mossa, in base alle impostazioni generali. Ritirare la mossa è un accorgimento utile quando si gioca nel tempo libero, magari su un mezzo pubblico, con il rischio di dare una ditata sbagliata per via di movimenti improvvisi o urti. A termine partita, il Game Result in sovraimpressione mostra schematicamente i punti vinti o persi e il numero di suggerimenti o mosse ritirate. Con i nuovi aggiornamenti, le mosse ritirate rimangono registrate, anche se sono fatte in buona fede per i motivi già detti. Si può quindi scegliere il record analysis del singolo player o di entrambi i giocatori. Al termine dell'analisi, una schermata mostra i dati principali della partita, con alcune valutazioni statistiche sulle mosse,
brutte, dubbie, buone, come da libro e le migliori. C'è anche una valutazione su apertura, medio gioco, finale di partita e sull'intera partita. Molto interessante è il grafico. La scala di rappresentazione non è fissa, ma mostra comunque il vantaggio e lo svantaggio con una linea blu. Si possono osservare dei triangoli. Se rivolti verso l'alto, sono riferiti a sente, se rivolti verso il basso, sono riferiti a gote. Rosso, giallo e verde riportano la qualità della mossa, cattiva, dubbia e buona. Altri elementi grafici quadrati si possono osservare sul grafico. Il quadrato grigio, sopra o sotto il triangolo rosso o giallo, indica, in base alla distanza dal triangolo, quanto si è perso rispetto alla mossa corretta. Il quadrato viola indica invece la mossa ritirata, ma ovviamente non specifica se il ritiro sia frutto di ripensamento o semplice errore fisico. L'analisi della partita permette al player di scorrere il Kifu, leggere le correzioni fornite da Pioshogi e studiare le varianti. Il player fa una mossa alternativa e Pioshogi suggerisce la risposta con una freccia verde ed eventuale indicazione sulla necessità di promuovere o meno il pezzo quando possibile. Pioshogi è un'applicazione veramente potente e versatile per il gioco e per lo studio. Potete anche scaricare i Kifu e archiviarli su altre piattaforme di gioco o analisi. Un saluto a tutti e arrivederci al prossimo video.